Dogechain, una blockchain creata appositamente per aumentare l'usabilità e l'adozione di Doge e non solo. NFT, game e DeFi per i Dogecoin users. Anche se in realtà qualcosa non torna, e in questo video andiamo a vedere quali sono, secondo me e secondo anche alcune testate giornalistiche del settore, i punti che non tornano di questa blockchain. Innanzitutto Dogechain nasce per supportare Doge, ma se andiamo in fondo alla home page, Dogechain si mette in competizione rispetto a Dogecoin, mostrando le caratteristiche principali di Dogechain rispetto alla blockchain che dovrebbe essere la blockchain di layer 1, la blockchain madre, chiamiamola così. Utilizzando Dogechain si ha una blockchain veloce ad un basso costo, si potranno usare la DeFi, applicazioni decentralizzate, creare NFT compatibile con l'Ethereum Virtual Machine. Al suo interno si può trovare anche un bridge cross-chain e con sistema di validazione POS, mettendo anche in evidenza il valore aggiunto del loro token DC rispetto a Dogecoin. Il token DC darà ai membri della community l'accesso a speciali funzionalità e vantaggi, ma solo per i token holder, come l'accesso esclusivo a Dogechain Alliance Club su Discord, e inoltre i titolari del token DC otterranno l'accesso per competere per dei biglietti gratuiti per la Dogechain Conference che avverrà secondo loro quest'anno. Leggo un piccolo trafiletto che è stato pubblicato il 17/8 dalla rivista che ritengo essere una delle più importanti, se non la più importante, nel panorama italiano, ovvero criptovaluta.it. Siamo davanti all'ennesimo tentativo di impersonare il re dei meme coin. Questa volta a quanto pare il piano sarebbe però più articolato, perché sarebbero stati coinvolti anche influencer di un certo calibro, in grado di diffondere in pochi click e in pochi tweet il verbo. A lanciare l'allarme ci ha pensato però Doge Designer, uno degli account più famosi del comparto, nonché sviluppatore appunto di Dogecoin. Come detto poc'anzi, Dogechain non è collegata in nessun modo a Dogecoin, è un altro token di imitazione. Evitate gli influencer che stanno collaborando con loro, non rischiate i vostri preziosi Doge, condividete con gli altri Shibs, fate solo il bene ogni giorno. Le notizie sui media a pagamento sul lancio di Dogechain sono falsi, nessuno tra gli sviluppatori di Dogecoin né Billy né la fondazione hanno nulla a che fare con questo token. Pareri sì autorevoli da chiudere la questione già sul nascere, nella speranza che nessuno dei nostri lettori abbia investito in questo progetto, prendendo per buono quanto si è detto su altre pubblicazioni. Non abbiamo mai ricevuto e mai riceveremo denaro per sponsorizzare un progetto o un token. Ci è sempre sembrato il minimo della correttezza avesse i nostri lettori che arrivano su criptovaluta.it per informarsi e non per essere presi in giro. Purtroppo in molti, anche dalle nostre parti, non sembrano avere gli stessi standard. Il consiglio è quello di evitare chi riceve denaro per scrivere di un certo progetto o, come nel nostro caso, di Dogechain per mentire spudoratamente ai propri lettori per qualche euro in più. Noi possiamo garantirvi che questo mai accadrà su criptovaluta.it e sfidiamo chiunque, anche i buontemponi su Twitter, a dimostrare il contrario. Sempre più spesso sento parlare di Dogechain, il presunto layer 2 per Dogecoin, ma in realtà non è un layer 2 per Dogecoin, perché non è creato sulla blockchain principale, non è creato sulla rete di Doge, ma in realtà è costruita su Polygon Edge, che è una tecnologia modulare già pronta all'uso e compatibile anche con Ethereum. La maggior parte del team dietro Dogechain è completamente anonimo e diversi siti del settore, soprattutto CoinGecko, ha affermato che la fondazione di Dogecoin non ha nulla a che vedere con la creazione di Dogechain e neanche collabora con esso. Anzi, si afferma che Billy Markus, ex fondatore di Dogecoin, ha rifiutato quasi 14 milioni di dollari che gli era stato offerto proprio da Dogechain per promuovere Dogechain stessa. E soprattutto un utente che viene chiamato investigatore crittografico ZachXBT ha mostrato che un portafoglio presumibilmente di qualche sviluppatore parte del team abbia ricevuto 20 milioni di token DC poco prima, circa 10 minuti prima che il token DC diventasse disponibile e pubblico. E qua abbiamo i dettagli della transazione. 25 agosto 2022 alle ore 5, 28 e 27 secondi AM più 2 UTC, 20 miliardi di token DC, scambiati qualche minuto dopo con USDT per un valore di $200.000.
Comunque, nonostante il token DC sia stato etichettato come un token pump and dump, soprattutto per le transazioni avvenute dopo il suo lancio, al momento in cui sto registrando il video sta registrando più 30,57% nelle ultime 24 ore, non è detto che possa essere ancora una volta soggetto a vendite improvvise e a flessioni improvvise. Stavo anche cercando delle informazioni per quanto riguarda l'audit o eventuali audit. Non credo sia stato editato, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e l'integrità dello smart contract. Comunque anche queste informazioni vi invito a cercarla in autonomia. Al momento io non ho trovato nessun collegamento e nessun audit o nessun riferimento a un controllo dello smart contract e a un controllo della vulnerabilità. Quindi iniziate voi a fare le vostre valutazioni e a cercare informazioni in merito. Un'altra informazione che viene data, che secondo me è altamente fuorviante, è l'affermazione e la convinzione che possa incrementare il suo valore, come ad esempio qua parlano addirittura di un 5.000 per. Può essere probabile o meno probabile, ma nessuno, neanche gli sviluppatori, i creatori del sito e del progetto, possono affermare una cosa del genere, perché solo il mercato potrà dare ragione o torto a questa affermazione. E come potete vedere anche il membro della Dogecoin Foundation ha smentito le affermazioni che Dogechain sia una blockchain, un progetto affiliato, sostenendo che i media a pagamento hanno diffuso false informazioni sul fatto che i due progetti siano collegati. Perdonate l'audio, ma ho il microfono che a tratti mi sta dando dei problemi. Quello che voglio dirvi in questo video è di fare attenzione, non perché Dogechain siano scam o meno, ci mancherebbe altro, ma al momento ci sono dei punti troppo bui e delle informazioni che si stanno rivelando false o altamente fuorvianti. Quindi invito chiunque a cercare delle informazioni online, nei video su YouTube o nelle varie testate giornalistiche e a farsi la propria idea. E vi invito anche a commentare questo breve video con la vostra opinione. Poi, per carità, volete partecipare a Dogechain, volete depositare i vostri doge, volete depositare i vostri meme token all'interno di questi protocolli DeFi, siete liberi di farlo, ma per piacere con cognizione di causa. Vale sempre il discorso: valutate il rapporto che c'è tra il rischio e il rendimento, utilizzate dei fondi che siete disposti a perdere e smettetela di cercare sempre la via più breve per arricchirvi, la via più facile, e soprattutto piantiamola lì di giocare d'azzardo, osservando con attenzione le cose un po' di più con occhio critico e un po' di meno con l'occhio del giocatore d'azzardo che non vede l'ora di grattare il gratta e vinci e sperare di vincere la Lambo. O come pubblicizza il profilo Twitter di Dogechain, con la speranza di vincere una Tesla. Comunque vi lascerò in descrizione i link delle testate giornalistiche che parlano di Dogechain, ma soprattutto i link delle testate giornalistiche dove ho colto tutte le informazioni che avete sentito e visto all'interno di questo brevissimo video.